Ah, ecco le cipolle. E ho messo i cecchini a mollo, poi col riso, adesso se trovo anche il cavolfiore. Ma perché tieni il cibo nelle scatole? Per via degli amichetti, no? Si fanno il giro notturno, tutte le notti, no? Poi hanno un buon olfatto, trovano tutto quello che... Cioè se io lascio una cosa fuori lo secondo subito e fanno i segnetti, no? Per farmi gentilmente capire che ho lasciato le cose fuori. Allora per una convivenza pacifica io metto tutto nelle scatole e così stanno tranquilli. Ok, ho trovato tutto. E facciamo il fuoco ovviamente, no? Io non so come facessero i guanci a rompere la legna. Non so se sono passati attraverso una fase di lavorazione al metallo, quindi forse avevano strumenti migliori dei miei. Io faccio così. Ok, forse meglio che indietreggia perché se la pietra rimbalza, non so. Non è facile interagire, eh? Tu mi stai riprendendo, strano. Ma è perché ti senti osservato? Sì, però quando parliamo normalmente tu mi stai osservando in un certo senso, no? E quindi è diverso, perché c'hai l'occhio a fianco, no? Se dovessi un ferro a stiro non è che mi sento osservato, no? È una cosa a fianco in più, è come se ci fosse una persona che fa così, mi guarda, un po' fascista anche, no? È lì che mi osserva e io continuare a parlarti come se non ci fosse questa persona, no? Vabbè, magari mi abituo. Un po' lui. Non ne vuol sapere, eh? Ancora. No. Allora, piano B. C'è un altro modo per romperlo. Andiamo di là. E beh, adesso ti passo la telecamera. Grazie. Ok. Adesso, come prima, ci pensa la gravità a fare tutto il lavoro. Ok. 1, 2. Yeah! Si è rotto! Hola. Hola.
Hola. Voilà. Qua, questa grotta, si vede chiaramente che sono riusciti a togliere almeno una sbarra, quindi ogni tanto qualcuno ci viene a dormire. Ci sono dei cartoni. E dentro è bianca. Una volta le facevano, ci mettevano la calce come nelle case, no? Facevano bianca per renderla luminosa dentro e per disinfettare, perché poi c'è l'umidità, infatti qui che non c'è più vissuto nessuno da un po' di anni, con l'umidità le piante si sono riprese un po' i loro spazi, no? Adesso questa è interessante, faccio vedere, no? Allora, qui mi sa che queste pietre, perché mi hanno detto che c'era un tipo che viveva qui, ha vissuto qui per qualche anno, che mi faceva delle decorazioni con le pietre. Lì c'è un capitello, infatti. È venuto via tutto ormai, no? E no, si sotto il pezzo qua. Ci vediamo se c'è qualcosa. Hola! Hola! ¿Hay alguien? A posto, c'è un sacco a pelo. No, perché essendoci il telo, giustamente magari c'è qualcuno. Qui vivevano i pescatori, in questa zona di grotta. Non erano nel villaggio laggiù, queste case. Una volta c'era solamente, poi mi hanno detto che 30-40 anni fa c'era solo quella casa laggiù, la taverna del Puerto, quella lì piccolina. Fino agli anni 50-60 la gente viveva qui, come anche nelle altre isole. E, cioè, qui vivevano quasi tutti nelle grotte, erano poche le persone che vivevano in una casa. Pescatori, contadini vivevano nelle grotte, le canali sono traforate di grotte. E negli anni 50-60 più o meno Franco ha fatto sloggiare tutti quanti, ha costruito quelle case, quelle quadrate, lì e lì, quelle là, si nota dallo stile, insomma. E ha fatto mandare via tutti dicendogli, non so, che è pericoloso vivere qua, forse non gli ha anticipato che poi lì avrebbero pagato un affitto, per esempio. E quindi, però, poi cosa è successo? Che negli anni 90 la giunta comunale ha avuto l'idea del turismo, perché Tassacorte è uno dei luoghi più soleggiati della comunità europea, e quindi per approfittare di questo hanno portato la sabbia da Santa Cruz, che sta dall'altro lato dell'isola, quindi con le navi hanno portato la sabbia e hanno creato la spiaggia. Prima era tutto pietre, molo, no? per le barche. E allora da lì hanno costruito le case che si vedono qua, queste, che sono quelle per affittare ai turisti. Quindi da lì adesso abbiamo questo centro solare. No, qua non entrano ancora. Ma perché ci sono queste sbarre? Perché con gli anni 90, quando con il turismo, hanno cominciato ad arrivare anche molti più viaggiatori indipendenti, quindi artisti di strada, musicisti, artigiani, giocolieri, e loro ogni anno, ogni inverno, occupavano queste grotte, venivano a viverci loro, dove fu un tempo il villaggio. La cosa è durata una decina d'anni, fino a quando sono stati cacciati e ha messo le sbarre per non farli tornare, ovviamente. Questo è un posto tranquillo adesso, ma non è un passato tranquillo. In questi bunker si nascondevano i repubblicani durante la guerra civile e sparavano in mare alle navi dei falangisti di Franco che cercavano di attraccare, vedi i feritoi. Avessero avuto i guanci, una tecnologia del genere. Beh, non è che i repubblicani gli è andata benissimo.
No, no, vabbè, certo. Gli spagnoli, professionisti della guerra loro, no? Certo. Ah, si ferma. Olè! Hi guys, Hi. I'm going to Las Tricias. Ah, perfect, perfect. We're not going that far anyway. Okay, cool. Go. Oh, sorry. I always forget. You go. There you go. Okay. We're making a documentary. Is it okay for you? Do you mind if I keep on filming? Hi. Hi. Sure. No, no problem. I mean, as long as there's space, you can come. Ok, Yeah. vado davanti o dietro? Vai dietro, vai dietro. Dietro. Siete italiani, eh? Thank you. Sì! No, anche te. Sì. Guarda, ti Penso. conviene mettere la cintura perché sennò qua inizia a suonare da tutte le parti. Io no, non c'è bisogno, no? Ok. C'è a posto. Sì, sì, dietro è a posto. Perfetto. Ah. E allora... Sei in vacanza? Sì, sì, sono in vacanza per una settimana. Su cos'è questo film? No, un documentario. Ah, Sulla Palma. Ah, ok. E cosa di La Palma? Perché... Boh, potrebbe fare su molte cose, no? Sull'osservatorio, sui guance, sulle lucertole, però mi pare di aver capito che non hai ancora, non so se forse dipende dai soldi, che manca un po' finanziamento, mi sa, no? Perché alla fine lo puoi fare su un sacco di cose, no? Il documentario La Palma. certo, immagino. Beh, Però... ora è su di noi, no? Siamo noi i protagonisti. Sai che palle. No. Ferma, siamo già arrivati. Qua? Sì, sì. Siete sicuri? Sì, sì, sì. Ah, oddio, aspettate che... Sì, avevamo l'attrezzatura, fa un sacco di caldo. Ah, no, mi Della dispiace, Madonna, non peccato. c'avevo voglia. Va bene ragazzi, dai. Ciao. Ciao, divertitevi allora. Sì, sì, a posto, grazie. Vi mando la gente poi per i diritti, ok? No, no, non hai capito, non ci sono fondi. Ah, ok. Allora sarà per un'altra volta. Ciao ragazzi. Boh, andiamo. Qualche inquadratura dopo per catturare andando via di qua che c'è, che può essere non necessariamente quella da questo luogo, però no? Sì. Tutto fa brodo, diciamo. Grazie. Dormire qua c'hai l'acqua vicino. Eh sì. Se il mare è calmo, sì. Ho visto delle volte che l'acqua arrivava qui. Bravo. C'è calmo. Guarda che colore che ha preso la schiuma, un azzurrino bellissimo con questa luce adesso. Poi a me piace usare gli aghi di pino.
sono praticamente del combustibile. Poi c'è il cactus, questo, quello che hai visto prima, che lo metti a seccare, questo è la fibra all'interno del cactus, tra l'altro è bellissimo. E... non funziona, no! È leggermente usata questa scatoletta, forse al 10° fiammifero ce la facciamo. Trucco del perdente. Poi hai visto come legna, ti dicevo qui, il pino è pieno di pini, no? Però meglio non usarli, perché è pieno di resina, è un pino proprio delle Canarie, no? Che ha una resina secchissima, che brucia, fa una fiamma bellissima, però è tossico. La gente qui dice no, non usarli, il tea si chiama. C'è un cactus che continua a far fiamma all'infinito, e invece io uso il mandorlo, quindi qua è pieno di mandorli che erano piantati tanto tempo fa, c'è stato un periodo di esploare il commercio delle mandorle, adesso invece comprano le mandorle alla California al supermercato e tu te le raccogli da solo le mandorle dagli alberi che sono rimasti, quelli che non sono morti, adesso piove meno quindi muoiono le mandorle. Comunque il mandorlo ti dà un sacco di rami secchi strafighi che li stacchi morti dall'albero e fai un bel fuoco con quello. Guarda qua. Ok, mettiamo su questo. Questo no. Questo è il pino, quello che è meglio non bruciare. È spettacolare perché brucia da solo. Se si prende, tu devi sempre mettere un po' di brace ardente sotto alla legna perché continua a bruciare. Lui può anche aver spento tutto e continua a bruciare. Puoi usarlo come torcia fondamentalmente, quelle torce antiche. Ok, allora stasera zucca con le lenticchie. Crema di lenticchie e zucca. L'acqua la tengo tutta, poi la diamo alle piante. La do ai mandorli perché sopravvivono a questa continua siccità di anno in anno, sempre più drastica. Ma in quest'acqua giallina, arancione. Ah, perché l'ho raccolta quando piove lì sulle rocce, presente qua, davanti alla grotta si formano che in italiano dei ruscelli praticamente, scende giù un filo d'acqua per un giorno intero anche dopo che ha smesso di piovere e io con i secchi la raccolgo. E quindi prende questo colore che è il colore, non ho idea, qualche minerale, non so, e non si deposita, non è che lo lasci lì, dopo un po' rimane bianco e sotto il rosso, è proprio così. Quindi è qualcosa di molto leggero che rimane in tutta l'acqua. L'ho bevuta anche, non è male. Ma è l'acqua che bevi te? Sì. Dove la prendi di solito? Alla fonte a Burracas. E quello accendiamo. C'è una fonte naturale che gocciola dal monte. C'è anche appunto tra l'altro un insediamento archeologico. Cioè no, è un insediamento guance antico che adesso è un luogo dove hanno scavato un po' 10 anni fa. Archeologi hanno trovato qualcosa.
Ma perché vivi in grotta? Bella domanda. Sì, bella domanda. E quindi? Potrei forse risponderti in molti modi diversi. Perché è successo? Che sono qui? Perché mi piace? Non si paga l'affitto? Ci sono tanti modi per rispondere a questa domanda, non è così semplice. Ma perché non dalle nostre parti? Siamo in Italia, l'inverno non è proprio il massimo. Ma è tipo in Sicilia? O in Sud America? Diciamo che La Palma sento che è un'isola che mi accoglie. Non riesco a rompere questo coso. E potrei dirti. Ok. Sì, La senti un po' come casa? casa. Forse. In certo senso. Sì, come dicevo, mi ha accolto quest'isola. Sì, mi ha accolto. Ah, di qua. Questo è il bosco di Pinomani, che ti dicevo, Come pinomani? perché sono tipo dei pini che fanno il fuoco. Cioè, praticamente vedi tutti gli aghi di pino, ma forse mettere aghi di pino per terra, questi pini lo rendono un ambiente ostile a tutte le altre piante, no? Secco, secchissimo, e quindi si creano facilmente incendi qua. Sono alberi che del fuoco se ne fregano, anzi ci godono secondo me. Loro, hai visto, questo avrà passato chissà quanti incendi, tutta corteccia, vedi, tutta nera, ogni qualche anno c'è un incendio qui, si brucia tutto e loro sopravvivono, le altre piante invece muoiono e le pigne mi sa che col calore si aprono e le escono i semi e loro si riproducono, cioè loro vogliono il fuoco, loro evocano il fuoco, per quello sono piromani. Wow. Loro lo evocano proprio, lo fanno arrivare. Sono bastardi, sono tremendi, tremendi. Sì, sì. Un gran bel bastardone sei. Che cavolo. Tutto nero. E sotto hai visto, non ne frega niente a lui se brucia il mondo. Vediamo se c'è Joe. Joe! Eccolo, vicino. Hihi. Yes! Everything okay? Yes. Right, awesome. Have a nice day. Bye. Yes, exactly. I'll see you tomorrow. Sure, yes, yes, we give you a ride. We wait for you. Ah, c'è chiesto un passaggio. Lo aspettiamo qua su, adesso lui ci vuole un po' perché è un cammino un po' più tremendo del nostro questo. Grande. È una bella grotta. Magari un giorno ci lascio fare una ripresa dentro, molto spaziosa. Non ha spazio fuori dalla grotta, come noi che
però la grotta è molto grande, accogliente. L'anno scorso ci viveva una ragazza che l'ha resa carina, ha fatto un divanetto, ha messo gli aghi di pino. Cambia veloce il tempo. Adesso noi lo aspettiamo lassù dove c'è l'albero, che è dove si finisce il suo cammino, però secondo me quasi sicuramente dovrai spegnere la telecamera, che non penso si voglia lasciare riprendere. Ok, sai Bene, perché? chiediamo e poi ogni limite facciamo la ripresa. Questa è una bella foglia di tabacco, se non portarcele via fai la prova. Altro che le Marlboro. Ma Marlboro non è tabacco, non so cosa sia, nessuno lo sa probabilmente. Ok, questo ce lo fumiamo la settimana prossima. Adesso seguimi. So quella cosa che ti dicevo, secondo me piacerà un sacco ai tuoi produttori. Perché si tratta di un centro cerimoniale guancio. Allora, la questione è che non risulta questo centro cerimoniale, non esiste secondo le biblioteche dell'isola, secondo i resoconti passati nei secoli degli spagnoli, e ancora meno lo trovi nella guida turistica, no? Però la gente sa che questo è un centro cerimoniale, perché se tu parli con i vecchi dell'isola, dicono che quando erano bambini i loro nonni dicevano che questo era un centro cerimoniale, non venivano, non si sono mai insediati in questa zona qui vicino, come hai visto per arrivare non c'era niente. E chissà, spiriti, riti, non so cosa facevano qua i guanci. Penso che c'entri il fatto che i guanci non sono stati sterminati completamente dagli spagnoli, alcuni erano loro schiavi e quindi alcune conoscenze di schiavi sono passate nella popolazione locale, un po' come è successo con gli figli degli schiavi africani in Nord America che hanno portato tradizioni africane, no?
Hey ya, ma hey yo, hamma hey yo, hamma hey yo, hamma hey yo. Uppa. Ush. Eccolo, vai. Sento che si rompe. Olè. Ah. Dai. Eccolo. Ah. Oppa. Ok, si è rotto. Questo lo aggiungiamo alla fascina. Poi tu ovviamente non mi aiuti perché c'è sempre quella cosa in mano. Di qua ci sono un sacco di mandorli. Vediamo. Questi sono giovani però. Di là. Gracias. Grazie. È non male l'idea di asciugare il tabacco vicino al fuoco, eh? Alla fine in 2 giorni si è asciugata. Sì. Ma senti, volevo chiederti una cosa. Cioè, tu quando sei arrivato alla Palma sei subito andato a vivere in grotta? No, ma va. No. Prima volta, il primo viaggio con degli amici siamo venuti, ho fatto un po' di giri così, e poi mi ho incontrato un tipo che viveva nelle grotte. Ok, E lui ci ha ospitati un paio di notti. ok, fico. Quindi lì è stato amore a prima vista. No. Uff. No, la prima notte è orribile, non ho dormito praticamente, mi svegliavo ogni mezz'ora. Sentivo come se la montagna mi stesse respingendo. Ok. Cavolo, non si direbbe, cioè a vederti adesso. Cioè, e poi mi dicevi l'altro giorno che la Palma ti aveva accolto, no? Sì, alla fine diciamo che l'ostilità si è dissolta abbastanza velocemente. Ma è successo qualcosa di particolare? Le sensazioni strane, forti, tipo lampi, flash, non so. Che senso? Nel senso che io sono già stato qua. Sì. Sì, stiamo parlando del primo viaggio, no? Sempre. No. Era un altro me. Cioè tipo un altro te, nel senso tipo di una vita passata? Forse. Continua a spegnersi. Come te lo posso dire? Forse era un guance. Non so.
Ciao. Questo spiegherebbe perché vivi così. Tipo un modo per riconnetterti a questa vita. Da guance. Un po' sì, sì, sì. Stai vivendo in questo modo, stare nella grotta, sempre a contatto con la terra. Sento che come diminuisco la distanza tra me e l'isola. E mi aiuta in un certo senso a risvegliare qualcosa. Ma cioè, tu hai voglia di condividere magari qualche memoria che hai di questa vita? Era una cosa orribile, era brutto. Non so, era una cosa violenta, un sacco di sangue. Era, era forse, era forse tipo il periodo storico in cui sono arrivati gli spagnoli? Uff. In effetti sono stati completamente sterminati i guanci. Dovrebbe essere. Senti, io... Sì, questo tabacco, cioè a dire la verità non mi piace tantissimo. In effetti... No, fa schifo. Fa veramente schifo. Io però me lo fumo fino alla fine, No, io no. non me ne frega niente. Fino alla fine. Ti lascio la mia. Ah, stai filmando? C'è gente. Hola. Allora, adesso noi mettiamo le bottiglie. Poi possiamo mettere e sta comincia a raccogliere qua. Vabbè, tanto mettiamo questa qua. Scusa. Acqua buonissima, arriva dal monte. Poi ha piovuto, adesso ne scende di più. Beh, è quella che stiamo bevendo in questi giorni. Sì, sì. Sì, abbiamo bevuto sia questa che quella piovana in questi giorni. Proprio piovana, quella un po' rossa. Ecco, allora qui devo trovare ogni volta, devo giocare un po' con le pietre perché non è proprio, è un po' imprevedibile il flusso. Riesco a spostare la pianta. E adesso una volta che abbiamo piazzato bene le bottiglie le lasciamo, andiamo, illustriamo il sito archeologico e torniamo qua e saranno piene. Questa è una stele guance. A me sembra un labirinto, non so bene cosa sia effettivamente, no? Secondo gli archeologi, perché il luogo è umido, piove sempre, come si può notare, e secondo loro aveva a che fare con rituali legati alla fertilità, però alla fine non è che hanno deciso niente, non si sa cos'è,
insomma, ho trovato un pezzo di roccia tagliata e con dei disegni, poi li fatti chiunque, no? I guanci, ma chiunque, nel mondo dei guanci. E adesso c'è la spirale. Questa è una spirale guance, che a me sembrano più dei cerchi concentrici. Poi magari, non so, si è scavato via con il tempo la roccia. Non c'è molto, diciamo che queste sono le riproduzioni di una grotta guance. Lassù non si sa bene se era la stanza per i bambini o per le bestie. Fuoco. Palme. E tu sai come vivevano effettivamente i guance? Ma non saprei. Però so quanto te, alla fine. Ma per forza più di me. Senti, non so quanto c'entri adesso questa cosa. Ok, hai ragione. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. L'acqua. Mi sembra che possiamo andare a controllare l'acqua, ormai saranno piene le bottiglie. Sì. Uah! 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 Buongiorno! Buongiorno. Però non finirmi le batterie, eh? Ah, cosa si prova a stare dall'altra parte della cinepresa? Sì, sì, vabbè. Poi sembra una roba viva. Non so. Come se la Terra fosse sempre un'impronta di quello che c'era prima. Tipo, il passato non esiste, no? Però, immaginate il fatto che tu vedi il passato rappresentato da questi impronte. C'è una forma che hanno preso le cose che non hanno una forma nel presente, la prende nel passato, quindi diventa passato. La Terra viene spostata dal vento, viene spostata dall'acqua, viene spostata dal fuoco, dall'interno, dalla madre terra, del ventre. La Terra viene sempre a prendere le forme che riceve dagli altri alimenti, come anche l'acqua. L'acqua a sua volta crea altre forme. Però succede questa cosa assurda, per cui se tu vuoi proprio immaginarti il tempo, una cosa che va dal passato al futuro, diciamo questa cosa lineare che abbiamo in testa, come se ci fosse, immaginati un telo e tu ci fai passare un anello
è quello che chiami il tempo presente, però cosa succede? Che gli dà una forma, poi è così, magari tante forme, un anello gli dà una forma e quella rimane, tipo, è l'impronta, quello che poi la memoria, il passato, che tu lo distingui dal futuro perché è una cosa che non cambia più. Il futuro non sai nemmeno come è fatto, il momento in cui lo vivi, poi dopo diventa zac. Così. Siamo a Foris de Candelaria, che attualmente è un villaggio parzialmente di pescatori e parzialmente di villeggiatura estiva, e anticamente un popoloso insediamento guance. È bellissimo, bellissimo, e noi lo stiamo assassinando. Non c'è intensità, no, al momento. È tutto risucchiato qui dentro. Che senso ha? Il nostro obiettivo è portare questo momento a chi non è qua. Chi non è qua? Anche tu non sei qua. In che senso? Non sono solo io che è a disagio. Anche tu, quando io ti parlo, sei quelli che guardi il monitorino, no, e non mi guardi negli occhi. Io se guardi è tipo un'immagine, non è proprio un'interazione reale. Eccoci, un'enorme caverna con 50 case dentro, una cosa incredibilissima, colonnine, quarzi, scogli. No, no, dai Nicolò, però se dobbiamo farla così allora non la facciamo. In effetti, a me non fini qua. Beh, scherzavo. Non ci credo. Tu stai filmando. Cosa hanno detto oggi? Ma dai, stavo solo filmando il paesaggio. Sì, io sono parte del paesaggio ovviamente, no? Beh, in un certo senso adesso sì. Ok, allora facciamo così. Io sono parte semovente del paesaggio, ok? Non ci credo. Ma te sei fissato! Ok, sarò forse fissato, ma anche tu sei fissato con lo stare da solo, recluso. Ma non vedi quante storie che da raccontare? No, adesso non mi venire a dire che lo fai per gli altri.
Tu lo fai per te stesso, tu approfitti. Ma ci pensa, tu Ho hai tutto- capito cosa sta succedendo. Tu manipoli perché sei manipolato, a tua volta. Tu sei posseduto. Ma Nicolò, cosa stai dicendo? Sei fuori di testa? Certo, ha preso vita, la telecamera è come un'arma. È per quello che dai gli ordini. Fermo. Ok, Nicolò, fermo. Va bene, in un certo senso sarò posseduto, ma è il patto che ho fatto. Il patto dell'artista. Oh, È un sacrificio necessario per creare. bellissimo. Sei un intellettuale allora. Allora, visto che ti piacciono i patti, fallo come un patto. Spegni la telecamera! No, è fuori questione. E poi scusa, tu cosa mi daresti in cambio? In cambio, sono io che faccio un favore a te. Io ti voglio liberare dal parassita. Oh. Ma sei fuori di testa? Hai visto? Lo fa per proteggersi. Vuol continuare a filmare, è insaziabile. E invece è qui che ti sbagli. Io ho già tutto quello che mi serve per il montaggio. Non ho più bisogno di te. Figlio di... Oh! Ma guarda che ti sto filmando. Meglio! Così tutti sapranno che sono stato io a liberarti. Oh! ¡Párate! ¡Ríndete! ¡Ya te atrapamos! Cosa sta facendo? ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Nicolò? Nicolò? ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Nicolò? Cosa stai vedendo? Guanches. Muchos guanches. Chi sei? No. Come ti chiami? Juan Manuel Fernández de la Vega. Servo fiel de la reina. Servo fiel? Della reina? Tu non eri un guance? Non eri un guance? Vuoi venire a casa?
Vicino, vieni qua, non ti faccio male, ok? Ti tratto bene stavolta, scusami, sono stato un po' leggero prima, ok? Aspetta, ti metto qui, solo che cammini qua, va bene? Qui va bene. Che passi? Once upon a time in a village far away, there was born a little baby. A little baby, is that what you say? He had scales all down his back, he had fangs which drip with fire. He was climbing trees. Before he could walk, he had a hairy pink arse and a burning desire. It was a monkey dragon, it's a monkey dragon. It was bigger than a wagon, it's a monkey dragon, was a monkey dragon. I don't mean to be bragging, but I've just seen